Riassunti di Daydreamer, le ali del sogno che coprono tutta la puntata turca numero 34. Alla fine del workshop di cucina, Can, non riuscendo a parlare con Sanem senza bisticciare, esasperato e geloso se la carica sulle spalle e la mette nella sua macchina per portarla con sé in un posto tranquillo e poter finalmente parlare. Sanem continua a voler scendere e a non voler parlare con lui, mentre Can insiste che devono risolvere i loro problemi. Sanem allora dice che lei gli ha chiesto di perdonarla e di iniziare tutto da capo e che lui non ha accettato, e quando lei ha deciso di farsi una nuova vita, a lui questa cosa non è piaciuta. Can ribatte che adesso lui è pronto a parlare e che lei nel frattempo, per farlo arrabbiare, è andata a lavorare con It. Intanto Pollin, che ha assistito con It alla scena dopo aver cercato invano di inseguirli in auto e di contattarli, avvisa Emre dell'accaduto e lui a sua volta avvisa Leila, che preoccupata deve giustificare l'assenza di Sanem davanti ai genitori. Can porta Sanem in una baita in montagna isolata nella neve e va a comprarle degli abiti adatti per quel clima. Sanem intanto si ostina a non voler parlare con lui. Allora Can prepara un abbondante barbecue davanti al quale lei prima fa l'indifferente, ma poi inizia a mangiare e a parlare. Dopo aver mangiato ricominciano a litigare e Sanem rinfaccia a Can che lui gli ha detto di non voler stare più insieme a lei e che partirà, però nonostante questo vuole ugualmente dirigere la sua vita. Can sostiene che lui vuole mantenere l'amicizia, ma non vuole che lei, siccome è arrabbiata, prenda decisioni sbagliate, perché lui in quel caso non partirebbe tranquillo e rischierebbe anzi di impazzire. La lite continua fino a quando Can esce dalla baita per prendere della legna e Sanem esce a sua volta, sale su un quad e va via nella neve inseguita da Can che l'ha vista. Lungo la strada coperta di neve il quad si ferma e Sanem si incammina a piedi perdendo completamente l'orientamento. Sola e in un ambiente isolato comincia ad agitarsi fino a quando non incontra un preoccupatissimo Can e lo abbraccia felice. I due continuano la strada insieme, finalmente senza litigare, ma con Sanem che parla continuamente e Can che le chiede di risparmiare le energie. Dopo aver percorso una strada in mezzo alla neve, a sera arrivano in una piccola capanna abbandonata e vi si rifugiano. Nella capanna Sanem, attraverso una metafora, dice a Can che l'amore è avere le ali ma non voler volar via, ma rimanere per fare il nido. Can invece le chiede che se nel caso congelassero lì e ritornassero in vita solo dopo molti anni, si ricorderebbero l'uno dell'altra. Sanem risponde a questa domanda che il vero amore non congela perché riesce a sciogliere il ghiaccio, ma che lui questo non può proprio capirlo. La mattina seguente, quando Sanem si sveglia, trova Can che ha portato un vassoio con del tè caldo e un toast. Questo perché vicino a loro in realtà c'è un bar, quindi non si erano assolutamente persi, ma Can non lo aveva detto a Sanem per poter avere del tempo da passare con lei. Intanto JJ dice a Guliz che con la richiesta di matrimonio della sua nonna tutto si è complicato, che per lui è prematuro e le chiede quindi di parlare con Ayan per risolvere la questione, poiché Ayan è convinta che lui stia per chiederle di sposarlo. Tuttavia, quando arrivano alla macelleria dove è Ayan, Guliz la vede maneggiare dei coltelli, quindi ci ripensa e se ne va senza dirle nulla. Nel frattempo Can e Sanem escono dalla capanna e si incamminano, ma solo dopo aver fatto una bellissima gara di slittino, durante la quale ritrovano la loro complicità e il loro feeling. Arrivano quindi a un punto di ristoro. Qui i due sono finalmente molto affettuosi e si avvicinano, ma quando stanno per scambiarsi un fatidico bacio arriva la telefonata di Pollin per Can e quella di Igit per Sanem. Entrambi si innervosiscono e ricominciano a litigare.
Yuma, la madre di Can, al corrente della situazione, per far tornare Can a casa ed evitare che faccia la pace con Sanem, finge di stare male e di trovarsi in ospedale e avvisa Emre, che a sua volta informa Can, e allora lui e Sanem tornano immediatamente a Istanbul. Tuttavia, arrivato a casa, Can si rende subito conto che Yuma sta bene e allora se ne torna in agenzia. Qui va quindi a cena con JJ, che cerca di convincerlo a non partire e a non lasciare Sanem e l'agenzia, perché poi se ne pentirà. Anche lui si confida con Can e parla della sua situazione con Ayan, ma nascono dei contrasti con dei vicini di tavolo maleducati che infastidiscono JJ e delle ragazze sedute vicino loro, per cui scoppia una rissa. Qui Can si batte con i vicini di tavolo, mettendoli immediatamente fuori combattimento, mentre JJ sviene. In seguito, tornata normale la situazione, Can confida a JJ che lui non si meritava ciò che Sanem gli ha fatto vendendo il profumo, che l'ha amata moltissimo e che niente nella sua vita lo emoziona più del sorriso di Sanem. Il mattino seguente, Can si trova nella sede della casa editrice per fare delle foto ai piatti pronti per inserirli nel libro di Pollin. Arriva Sanem e lui le dice che il lavoro di fotografo durerà fino alla sera. Sanem, tuttavia, risponde che tutto deve finire presto, perché lei deve andare con It alla fiera di Izmir per incontrare un importante scrittore, mentre lui deve prendere un aereo che lo porterà nei Balcani. Pollin e It parlano dei loro rispettivi programmi. Pollin andrà con Can nei Balcani, It invece a Izmir con Sanem, dove conta di restare per 3 giorni, ed entrambi sono molto soddisfatti di come hanno programmato i loro viaggi in felice compagnia. Can, terminato il lavoro e ricevuti i complimenti di tutti, se ne va, non senza prima aver rivolto un ultimo sguardo a Sanem pieno di significato. Pollin lo rincorre e lui le dice di aver deciso di rinunciare al progetto nei Balcani e che se ne andrà da solo al capanno. Sanem, intanto, controvoglia, sta per recarsi in aeroporto con It, quando per caso ascolta una conversazione tra lui e Pollin. La ragazza si lamenta perché Can ha rinunciato al progetto nei Balcani e che lei è sicura che lo abbia fatto per non lasciare Sanem. Sanem è molto felice e poi lascia la casa editrice con It. È sera tardi e Can al capanno è intento a spaccare la legna e nel frattempo la sua mente vaga tra i ricordi dei bei momenti passati con Sanem e di quando si sono lasciati. Questo momento è sottolineato dalla bellissima canzone di Yailin, dal titolo, tradotto in italiano, La cura per noi è l'amore. Mentre Can è sovrappensiero, sente un rumore. Si gira e vede Sanem, che, felice, gli corre incontro e lo bacia. La puntata si chiude con una delle scene più romantiche e più belle di tutta la serie, che vede protagonisti Can e Sanem finalmente felici. Così si chiude la puntata turca numero 34.